Sarà perché da bambino alla periferia di Udine mi vedevo passare sulla testa gli aeroplani della scuola di alta acrobazia di Campoformido. Sarà perché durante la guerra aspettavo con impazienza il sorvolo di Pippo, una cicogna solitaria che sorvolava e perlustrava la periferia della città in voli di ricognizione. Sarà poi l'Istituto Tecnico Aeronautico e quindi i primi voli dallo stesso aeroporto di Campoformido e l'inizio di una vita passata per aria. A grandi linee, il battesimo dell'aria fatto come paracadutista, poi un primo brevetto sempre a Campoformido per le selezioni dell'aeronautica militare, l'avvio alle scuole di volo con il 24esimo corso a UPC a gennaio del 1956. Primo periodo sul Macchi 416 ad Alghero, il T6 a Lecce, T33 ad Amendola e poi i fasti della quarta brigata pratica di mare sull'F-86E con il nominativo di PK22 e la qualifica dei combattredi. Nel 1958, a metà del 58, il passaggio all'Alitalia. L'Alitalia si era appena fusa, aveva appena assorbito la LAI e quindi richiedeva equipaggi, piloti in particolare, sia per il ricambio generazionale con i piloti anteguerra, sia per lo sviluppo che già si intravedeva del sistema di trasporto aereo a livello mondiale. Iniziò l'addestramento. L'addestramento era diretto dal comandante Angelo Tondi, un personaggio molto dentro nella storia aeronautica italiana. Qualche mese di addestramento per il conseguimento del brevetto di fonia internazionale e per l'abilitazione alla navigazione di prima classe. Poi il passaggio in volo sul DC-6 con altri due personaggi storici, il comandante Manlio Lizzani e Emilio Orlandini. E poi infine l'ingresso in linea come secondo di seconda e il ruolo di navigatore sui velivoli di lungo raggio. Sia mezzi sia l'infrastruttura all'epoca per il trasporto erano abbastanza arretrate. Noi operavamo da Ciampino, da poco erano state levate le grelle sui piazzali, le grelle metalliche messe addirittura dagli alleati, e l'Italia aveva una flotta composta da DC-3, con Ver 340 e 440, e per il lungo raggio DC-6A, DC-6B e i primi DC-7 per il lungo raggio. Tempi eroici, però che tutti noi superammo con entusiasmo, non solo noi, ma l'intero organigramma aziendale. Da maggio del 60 il primo arrivo di aeroplani a getto, il Caravelle e il DC-843. Affrontammo tutti la transizione, ma fu una transizione dolorosa per alcuni vecchi comandanti che, non abituati a guidare aeroplani con l'ala freccia e soprattutto con motori a reazione, mentre noi venendo dalle scuole di volo dell'aeronautica eravamo adusi a questo tipo di condotta, non superarono la transizione. Fu doloroso lasciarli indietro a volare ancora sui vecchi DC-6 o DC-7. Compare la figura del radiotelegrafista e anche quella del motorista si trasforma in tecnico di volo. Un deciso cambiamento inizia dal 1961. Dal 15 gennaio di quell'anno si apre l'aeroporto di Fiumicino, aumentano gli spazi, aumenta la flotta e ogni stagione comporta un miglioramento e naturalmente l'organico della compagnia aumenta in proporzione. Anche la mia carriera aumenta in relazione a questo allargamento, a questo sviluppo, da pilota di seconda a pilota di prima, quindi primo ufficiale sui collegamenti di lungo raggio e nel 1965 il corso per il comando e assumo le funzioni di comandante sull'aeronome Viscount. Lo sviluppo del settore del trasporto aereo è assolutamente impetuoso. Nel 1962 i passeggeri trasportati sul Nord Atlantico, passeggeri trasportati con l'aereo sul Nord Atlantico, superano quelli trasportati con il trasporto marittimo, tanto che quest'ultimo
qualche anno dopo, nel 1971, è costretto a chiudere i battenti. Non ci saranno più navi passeggere a attraversare l'Atlantico. L'Alitalia, diventata compagnia di bandiera nel 1963 e guidata dall'ingegner Bruno Velani, si inserisce efficacemente in questo sviluppo del settore, con tassi di incremento che all'epoca hanno sfiorato anche il 30% all'anno, cosa adesso impensabile. Per il posto di questo sviluppo comunque anche ovviamente i miglioramenti tecnologici. Passiamo dagli aeroplani a elica ai jet di prima, di seconda, di terza generazione, i materiali compositi che consentono la fabbricazione dei wide body, il sistema di guida. Pensi che noi la navigazione la facevamo con il regolo Jepsen, osservazioni stellari e regolo Jepsen per trovare velocità, autonomia, deriva. Via via a bordo di quegli aeroplani compaiono le piattaforme inerziali, adesso siamo alla guida satellitare. Tutto un mondo che fa da sfondo anche alla nostra carriera in aviazione civile. Con questo sfondo di cambiamenti epocali c'è anche lo sviluppo della mia carriera aeronautica, i passaggi in varie macchine, appunto dal DC-6 iniziale al DC-7, mansione di comando sul Viscount, poi sul DC-9, poi sul B-727, poi sul DC-10 e dopo il corso a Seattle alla metà degli anni '80 sul Boeing 747, il Jumbo, sul quale finirò la mia carriera con un totale di ore fra voli di linea, addestramenti e vari collegamenti di oltre 23.000 ore. Centinaia, migliaia di voli, la maggior parte di routine, anche se uno sempre diverso dall'altro, ma non pochi del tutto particolari, come l'evacuazione di residenti europei nei paesi in guerra, come successe da Brazzaville nel 1961. Ricordo che i militari di Chonbè salivano a bordo, ci puntavano il mitra sullo stomaco per pretendere tutti gli alcolici che avevamo a bordo, che davamo sollecitamente naturalmente. E poi sgombero anche di comunità a Beirut e ultimamente da Teheran, sfidando bombardamenti, sfidando zone di guerra e sfidando anche un controllo che non sempre rispondeva adeguatamente alle esigenze di queste situazioni. Ma poi ci sono anche cose simpatiche, ricordi più belli come l'inaugurazione del volo per Shanghai dell'Alitalia, dove venne accolto da un rigido cerimoniale burocratico, o quello invece l'inaugurazione con Maurizio, dove invece venne accolto da fanciulle sorridenti, danzanti, con corone di fiori che ci misero addosso. E l'altro collegamento quando iniziamo la catena a charter con le Maldive, di cui feci il primo collegamento per l'appunto in quella zona. O il trasporto di personalità importanti come nel 63 da Roma a Milano il cardinale Montini diretto al conclave, che poi lo elesse Papa, il Dalai Lama, il Maharaja di Baroda, che allora era uno degli uomini più ricchi del mondo col suo fastoso seguito. Tutta una serie di ricordi che mi fanno pensare che in sostanza il mondo ormai aveva preso l'aeroplano come elemento di riferimento assoluto, non c'era modo, e soprattutto aveva quasi annullato il concetto della distanza. Ed era bello vivere questo periodo di entusiasmi e di partecipazione. Ricordo un record sul Nord Atlantico, una New York Roma 6 ore e 43, col 18:43 fu il record di quella stagione. O come è avvenuto nel febbraio dell'89 per il volo con il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga diretto a Tokyo per i funerali dell'imperatore Hirohito. Altri voli particolari come la fuga da Hong Kong o da Mauritius per sottrarre l'aeroplano alle furie di tifoni che stavano arrivando, che se avessero sorpreso gli aeroplani a terra avrebbero probabilmente provocato forti danni. E poi lo slalom che facevamo fra
le zone vietate durante la guerra del Vietnam sui collegamenti dello Estremo Oriente. E anche a bordo occasioni di incontro particolari come mi ricordo il chirurgo Christian Barnard da Johannes a Roma con la sua bella moglie Barbara che convinse a spiegarmi i segreti dei suoi primi trapianti cardiaci di cuore, o come poi il Carlo Rubbia che ho portato più volte dall'Italia a Boston e New York, che immaginava il futuro dei motori a idrogeno liquido. Oppure come lo scrittore Giuseppe Berto, che soffriva di claustrofobia. Io lo portai in cabina e gli feci fare tutto il volo in cabina di pilotaggio, dove si rilassò. Una dannazione, perché quando doveva volare successivamente so che telefonava all'ufficio di pubblica relazione dell'Alitalia per chiedere che mi mettessero in quel turno di volo. Certo, ci sono stati anche momenti critici, l'overspeed dell'elica del DC-7, tante messe in bandiera sempre sul DC-7, due pianate di motore in decollo con il DC-8, il blocco dei comandi di coda di un B-727 che ci costrinse a un atterraggio veramente complicato a Fiumicino, e poi avarie varie, impianto idraulico che ci costrinse a estrarre il carrello per gravità, avarie elettriche, avvisi di fuoco a motore nei bagagliai. Fortunatamente solo avvisi, ma che avremmo dovuto trattare con la stessa cautela che fossero veri. E poi l'avaria dell'impianto antipanamento di un B747 che mi costrinse veramente a un atterraggio con visibilità zero in quel di Los Angeles. E poi la nascita di un bambino a bordo sul volo da Lagos, credo si chiami Adalberto, perché la Puerper ha mandato una hostess a chiedere come si chiamava il comandante. E poi naturalmente voli per missioni speciali, consegna di organi o per aiuto a comunità bisognose di aiuto dall'aria. Con l'ultimo volo compiuto col collegamento charter con le Maldive, sul cui aeroporto, dopo il decollo, ottenni dal controllo la possibilità di fare un 360, lasciando quel territorio fatato che è l'arcipelago appunto maldiviano. Insomma, è la vita del pilota di linea, un mestiere che si può fare bene e rimpiangere, come capita a me, se dopo un volo, per quanto tribolato e difficile esso sia stato, comincia l'attesa impaziente per il volo successivo. Risale invece al 1965 al mio primo impegno con l'ANPAC, l'Associazione dei Piloti di Linea Italiani, di cui fui prima rappresentante di settore durante le funzioni di comando, rappresentante di settore Viscount, e poi presidente in un arco di tempo dal 70 fino all'82, per alcuni annate biennali. E di quel periodo l'impegno quello che qualche giornale in maniera un po' enfatica ha chiamato il periodo dell'Aquila Selvaggia, quando contro la pretesa delle confederazioni sindacali di siglare un contratto unico al trasporto aereo che avrebbe di fatto escluso i piloti da una rappresentanza autonoma e garantita come diritto costituzionale, e quindi reagimmo in maniera piuttosto vivace. Ecco, però accanto a questo c'è anche tutta l'impegno per mantenere alta la professionalità della categoria e per aiutare il trasporto aereo italiano con il know-how che appunto derivava dalla nostra competenza anche internazionale. Ricordo la legge 825 del 73 per il miglioramento delle nostre infrastrutture aeroportuali, la legge per i reati contro la sicurezza dell'aviazione civile,
la nostra collaborazione per il rapporto Masciadri, che fissò il punto per una nuova politica italiana del trasporto aereo, l'attività dei membri ANPAC nel Consiglio Superiore dell'Aviazione Civile o nelle commissioni d'inchiesta per incidenti, tutto un corollario di iniziative che ritengo sia il lascito a cui più ci tengo, lasciato in patrimonio al nostro settore di trasporto aereo. Ecco, quindi accanto alla giusta azione rivendicativa per migliori condizioni di lavoro ed economiche, per allinearle alla media internazionale, c'è questo grande impegno in cui la professione doveva essere difesa e migliorata a favore soprattutto della sicurezza del volo e del trasporto aereo. Così come la lungimiranza esperienza della FAPA, una federazione che fondammo a metà degli anni 70, che avrebbe innovato l'intero campo delle relazioni sindacali nel nostro paese se purtroppo non fosse stata fatta finire prematuramente da parte di alcuni egoismi particolari. Dalla metà degli anni 50 fino al 95, prima come pilota militare, poi come pilota di linea, poi dal 95 al 2000 come presidente dell'aeroporto Friuli Venezia Giulia e poi ancora 5 anni come coordinatore tecnico operativo della neonata allora Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Sono stato un osservatore, credo non disattento, degli ultimi 50 anni del pianeta della nostra aviazione civile. E adesso sono contento di poter contribuire a questa memoria storica, prima di diventare anch'io un silente soggetto da museo, come lo è la mia uniforme, esposta in una teca di Volandia, vicino alla Malpensa. La mia prima infanzia è Udine, Friuli, terra di alpini, ma soprattutto di aviatori. Campoformido, la pattuglia Fugger, la pattuglia Folle, i ricordi. Stranamente, o per combinazione, il mio battesimo dell'aereo non fu come pilota, ma come paracadutista. Fu nel 52, aspettai di compiere 18 anni, perché prima ci sarebbe voluto il permesso dei genitori che non me l'avrebbero dato, e mi iscrissi al corso di paracadutismo sportivo. Bisognava fare dei lanci, ma prima l'addestramento nella caserma dei Vigili del Fuoco, in palestra, oppure lanciandosi da una torre di legno, ricordo, alta 5-6 metri, in teloni di sotto, per abituarci all'ebbrezza dell'aria. O in palestra per abituarci e allenarci a fare la capovolta, perché quando si tocca terra col paracadute non è che si deve stare in piedi, ma si deve assecondare il movimento dell'ombrello che si affloscia con una capovolta, cioè una giravolta sulla spalla. Una volta fatto questo cominciamo i lanci, il primo naturalmente da 300-400 metri sui prati di Campoformido e poi via via in giro per l'Italia, uno tra l'altro obbligatorio per prendere il brevetto in montagna, lo facemmo sul Cervino. Ricordi simpatici. I primi lanci avvenivano con gli aeroplani dell'epoca, che ricordo ancora, qui siamo negli anni 52-53, per il trattato di pace l'Italia non poteva avere aerei idonei al bombardamento e quindi anche gli aeroplani da trasporto potevano essere trasformati, per cui li aveva immatricolati con il sovrano ordine di Malta, che era uno Stato riconosciuto internazionalmente. Una ipocrisia internazionale che tutti naturalmente conoscevano, ma che funzionò ancora per una buona decina d'anni. Poi intanto frequentavo il corso dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Udine, il Notto Malignani, anche se prima si chiamava Locatelli, ma Locatelli è stato discriminato in quanto era un asso dell'era fascista. Quindi dal 1945 in poi l'Istituto Malignani, che era stato creato negli anni 30 per fare del personale manodopera specializzata per i cantieri dell'Adriatico.
che avevano cominciato a fabbricare i famosi Cant Z sta per l'ingegner Zapata, il progettista, cantieri di proprietà dei fratelli Kosulic, che erano anche quelli che hanno iniziato con la Sisa i primi collegamenti regolari di linea in Italia. Quindi, terminato il ciclo di studi aeronautici con il diploma di perito aeronautico, cominciai a lavorare, i lavoretti, però bisognava fare anche il servizio militare e ovviamente fu l'aeronautica. Ci venne in soccorso o in aiuto il bando dell'aeronautica militare che per incrementare l'arruolamento di piloti aveva promosso i cosiddetti corsi ministeriali, aveva adottato alcuni aeroclub d'Italia di un'aeromobile scuola, l'L5, lo Stinson L5, e pagava gli aeroclub per far fare agli allievi piloti 10 ore di volo per vederne l'attitudine e quindi fare una prima selezione. Così frequentai a Campoforbido questo corso e fui ammesso praticamente alla selezione con ottimi risultati, comunque in maniera positiva. Su Campoforbido ricordo anche che sì, non era solo volo, ma era anche disciplina. Il comandante Ganda, un famoso pilota reduce di guerra ovviamente, come lo erano tutti all'epoca negli vari aeroclub, ci voleva prima disciplinati prima che piloti, tant'è che prima di ogni volo dovevamo percorrere la pista naturalmente era erbosa, era un prato, con delle zappe per abbattere i cumuletti delle talpe che avrebbero potuto in qualche modo rovinare la nostra corsa di decollo. Dopo che nel settembre del 1955 ebbi conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano con queste 10 ore ministeriali, fummo pronti assieme, io e gli altri miei colleghi, eravamo in 5 all'Aeroclub di Udine, a partire per il corso di pilota militare di complemento. Fummo chiamati a frequentare il 24° corso che iniziò il 6 gennaio del 1956. Viterbo. C'era un prevolo perché noi pensavamo andare subito a volare, i cieli infiniti, niente. Anche qui i primi 3 mesi, tra l'altro il 56 fu un anno terribile per ciò che riguarda l'inverno in Italia, c'erano veramente metri di neve, anche lì arrivati nel grande casermone dell'aeroporto di Viterbo, a parte le camerate, a parte la promiscuità che insomma era il primo impatto che dovevamo superare, c'erano le vanghe, le pale, non gli aeroplani, bisognava spalare la neve, cosa che facemmo comunque per 2 o 3 mesi fino al giuramento che ci portò al marzo del 1956, quando partimmo per iniziare veramente il corso di pilotaggio. All'epoca per conseguire il brevetto di pilota militare c'erano 3 periodi. Il primo periodo su Machi 416, che si svolgeva ad Alghero, il secondo periodo su T6, che si svolgeva o a Lecce o a Elmas, e il terzo periodo che si svolgeva a Elmas o ad Amendola con o G59 o T33. Ad iniziare dal nostro corso, però, l'aeronautica tentò un esperimento. Prese 10 dei nostri colleghi e li mandò direttamente a Elmas sul T6, cioè voleva eliminare, come poi fece in effetti data la riuscita dell'esperimento, un periodo e quindi quello sul Machi 416. Noi però rimanemmo legati al vecchio programma, quindi completammo una 50ina di ore sul Machi 416, poi il corso si trasferì a Lecce sul T6 per altre 150 ore di volo e poi da lì ci fu la divisione. I primi 10 del corso andarono ad Amendola per fare la transizione sul T33 e gli altri andarono a Elmas a conseguire il brevetto militare sul G59.
Devo dire che un corso fu abbastanza tormentato. Cominciamo in 105, finimmo in 39. Ci furono 4 morti, 2 sul 59 e 2 sul T6, e poi anche da brevettati poi ci furono altri anche morti. Quindi soffrivamo ancora di una mancanza di standard, quello che poi in effetti si è affermato santamente nelle scuole e nella mentalità anche dei piloti italiani, che non sempre erano disposti ad accettare i vincoli di un sistema sacrosantamente giusto, anche se americano. La scuola di volo per noi finirono nel luglio del 1957, dopodiché fummo assegnati alle varie aerobrigate. Io, avendo fatto il reattore, cioè essendo andato da Mendola sul 33, fui assegnato, chiesi di andare naturalmente a Treviso, cioè vicino casa, vicino Udine, mi diedero pratica di mare. E quindi andai a pratica di mare, dove venni inquadrato nella 92esima squadriglia del 10° gruppo, quella di Francesco Baracca, non scherziamo, il 10° gruppo di quello che ancora noi chiamavamo il 4° stormocaccia, anche se la nomenclatura dell'aeronautica ormai la chiamava l'Aerobrigata, però ci sembrava più eroico. E lì trascorsi un bellissimo periodo. Eravamo vicino alla capitale, naturalmente, quindi Roma, la Roma affascinante degli anni 60, giovane ufficiale pilota, senza vincoli di nessun tipo, una retribuzione conveniente, e quindi ho un ricordo estremamente bello e grato all'aeronautica militare per avermelo concesso. Nel periodo di pratica di mare dell'86, ovviamente anche lì ci fu un primo periodo iniziale di addestramento, però erano tutti monoposti, e quindi l'addestramento era solo per essere accompagnato dall'istruttore, che nel mio capo squadriglia, che nel mio caso era Zeno Tascio, fu un altro personaggio che entrò nelle storie dell'aeronautica. Una delle manovre che dovevamo fare obbligatoriamente era quella di superare la barriera del suono. Naturalmente, non essendo supersonico in linea di volo, l'F-86E di cui sto parlando, dovevamo farla in picchiata con dentro tutto motore, eccetera. Dopodiché venivamo insigniti dalla casa costruttrice di una barretta d'oro chiamata appunto Mac Buster, che con fierezza mettevamo sull'uniforme. Questa pratica della barriera del suono, che era obbligatoria come una manovra per esercitarci a uscirne in caso di entrata accidentale, noi la facevamo anche per divertimento, poi andavamo al largo di Roma e giù dentro per divertirci. Però è una pratica che finì nel 1959, perché avevano cominciato a staccarsi i piani di coda, e quindi fu suggerito che era meglio evitare una cosa del genere. Durante il periodo di pratica di mare, un membro della nostra squadriglia, che poi tra l'altro faceva parte anche della pattuglia acrobatica del 4°, cioè Liverani, era andato in licenza perché gli era nato un figlio. Lui era emiliano, un paesino dell'Emilia, e un giorno il mio comandante di squadriglia, Tascio, mi disse: senti, oggi dobbiamo fare esercizio di coppia, facciamolo, andiamo a salutare Liverani che ha avuto il bambino. Andammo, io dietro, farmi vedere molto zelante, attaccato all'ala, dentro motore, su e giù. Arrivammo, ovviamente io seguivo ciecamente, il mio leader non sapevo, facemmo un paio di passaggi, Liverani so che uscì dalla casa, ci salutò con la mano e tornammo giù. Quando fummo sul lago di Bolsena, boom, luce rossa piena, emergenza carburante, basso livello carburante. Tascio, non ti preoccupare, adesso seguimi piano piano, metti il motore al minimo, cominciamo a scendere. In effetti ci eravamo staccati all'epoca, per cui lui mi chiese prima: ma dove sei?
Io avevo ridotto il motore proprio perché ero distratto da questa luce rossa. In sostanza misi l'aeroplano in leggera discesa, motore al minimo, atterrai a Pratica, ma dalla pista mi tirarono fuori col trattore perché il serbatoio era vuoto. Sempre il periodo di Pratica di Mare ci fu naturalmente presi quello che si chiamava la carta bianca strumentale, perché malgrado fosse un aeroplano diurno, cioè un intercettore diurno, bisognava avere anche questo attestato di volo strumentale e naturalmente il certificato o l'abilitazione di Combat Ready. La Combat Ready noi la facevamo a Brindisi e quindi ci trasferivamo da Pratica a Brindisi, dove all'epoca il tiro area a area veniva fatto su una manica, non so se chiamavamo così. In sostanza c'era una sbarra di ferro alta un paio di metri da cui era attaccata una striscia di rete di materiale plastico lunga una decina di metri. Questa sbarra così era attaccata a un aeroplano, in genere era un Mustang o un G59 con la coda vistosamente dipinta con quadretti bianchi e rossi, ricordo, che faceva il bersaglio, e noi in una formazione di 4 sparavamo nella manica. Intanto ricordo che siccome bisognava fare a turno quelli che tiravano il bersaglio, cercavamo di darci malati o non lo facciamo volentieri in sostanza il tiramaniche, anche se non è successo niente, anche perché dietro c'erano quelli che sparavano. E poi bisognava centrare, fare la figura prevista per inserire il collimatore esattamente sul bersaglio e sparare. Poi a terra la manica veniva, intanto poi l'aeroplano che aveva fatto il tiramaniche passava basso sulla pista, staccava il gancio, veniva recuperata la manica cosiddetta e poi si andava a vedere i colpi, perché dei 4 aeroplani in formazione i pallottoli avevano 4 colori diversi, c'era il rosso, il bianco, no il bianco no, c'era il giallo, rosso, verde, e a seconda dei colori, dei quanti colpi venivano registrati, veniva giudicato il profitto del... So che una volta io ne misi un po' più del mio istruttore e mi vergognavo a dirglielo. Poi finiva tutto con una grande bevuta al circolo, insomma, che naturalmente pagai io, perché ero io il pinguino colpevole di lesa maestà. La vita delle aerobrigate all'epoca era una vita simpatica, eravamo giovani, ma soprattutto c'era uno spirito di corpo frizzante e un antagonismo. Per esempio noi dell'86, l'F-86E, un aeroplano diurno, cioè un intercettore diurno, prendevamo in giro quelli del nord, quelli del 51 in particolare, quelli del K, che si vantavano di essere quelli ogni tempo e quindi di superare le avversità meteorologiche meglio di noi. Noi eravamo gli acrobati del cielo, loro erano così. Li chiamavamo i capponi, insinuando forse qualche cosa di troppo. Ci fu che all'epoca Pratica di Mare, appunto, essendo vicino a Roma, era anche l'aeroporto utilizzato dalle aerobrigate periferiche, se dovevano venire a Roma per sbrigare qualche pratica o altro, utilizzavano il campo di Pratica di Mare. Ci fu una volta che un paio di K, venendo da Treviso, dovettero riattaccare, ignominia, a Pratica di Mare. Figurati, il tam tam della quarta invase tutte le aerobrigate, i capponi non sanno neanche più atterrare e neanche più sottintendeva altre cose un po' più maliziose, ma fu un boomerang, perché dopo un paio di settimane vennero giù 2 K e chiesero di fare un passaggio basso sulla pista. A metà pista aprirono gli aerofreni dove avevano messo centinaia di volantini, cioè ci fu
una pioggia di volantini che venne fuori dal vano aerofreni che invase tutto il cielo e poi il prato di Pratica di Mare, dove c'erano delle vignette in cui si vedevano un pilota della tuta della quarta che stava calandosela correndo verso il bagno e con un chiaro incitamento va. E sono quelle cose ancora ricordo di un'epoca che forse adesso non c'è più. Le abilitazioni in serie fatte da militare non sono molte, perché cominciai con l'L5, lo Stinson, poi il Macchi 416, il T6, il T33, l'F86E, e allora brigata presi anche il passaggio sul P148, che era l'aeroplano di collegamento, un Piaggino, che ci servì, purtroppo servì al collega Zampieri ed io per andare da Pratica a Napoli al funerale di un nostro collega di corso che era morto in un incidente di volo con l'Aldiver, l'aeroplano, l'Antisom. Aveva fatto un passaggio talmente basso che aveva colpito la torretta di un carro armato e quindi questi sono i passaggi unici che ho in campo militare. Arriviamo così alla conclusione del periodo di prima nomina come ufficiale pilota dell'aeronautica e uno dei nostri colleghi di corso, Nando Liberati, che prima di venire a frequentare il corso aveva lavorato con la LAI, era stato segretario del direttore operazione volo Satti, comandante Satti, che più noto per essere il padre di Bobby Solo che non per il suo passato aeronautico. Comunque, date le sue conoscenze, aveva organizzato un corso all'Alitalia esattamente in coincidenza con la fine del nostro periodo di prima nomina. Per cui il 16 maggio del 1958, dopo aver superato il colloquio ovviamente con la commissione interna dell'Alitalia, iniziamo il corso di piloti all'Alitalia. Il corso base era a Ciampino, la base dell'Alitalia era a Ciampino. E il corso base consisteva ovviamente in varie lezioni di tutto lo scibile aeronautico civile, soprattutto per ciò che riguarda la navigazione, perché noi eravamo destinati a iniziare la nostra attività di volo da ultimi arrivati, quindi da piloti navigatori sugli aeroplani di lungo raggio. Il capo dell'ufficio addestramento era il comandante Angelo Tondi, una figura austera, era stato il pilota di Mussolini, quindi aveva intorno a sé un'aurea che intimidiva solamente. E ci accolse: chi è venuto qui resterà solo se dimostrerà di essere in grado di meritarlo. Ricordo queste parole come se fossero stampate sulle cose. In realtà l'Alitalia aveva molto bisogno di piloti. C'era stata appena fatta la fusione fra l'AIA e l'Alitalia e quindi l'Alitalia, unico vettore italiano, in grande espansione, così come il traffico aereo si presentava in quegli anni. E quindi i corsi di pilotaggio si seguivano uno dopo gli altri. E naturalmente noi, provenienti dall'aeronautica, eravamo fra quelli privilegiati, in quanto avevamo i titoli migliori per essere scelti. Il bisogno dell'Italia di piloti si fece talmente elevato che negli anni successivi l'apertura alle assunzioni venne estesa sia ai piloti dell'esercito sia ai piloti della Marina, che ai miei tempi ancora non venivano considerati come tali, però si dimostrarono assolutamente idonei a quello che dovevamo fare sulle linee civili, anche se addirittura non bastarono neanche questi, perché l'Alitalia, infatti qualche anno più avanti, fu costretta ad aprire una propria scuola di volo che fece a Brindisi con discreto successo, perché sfornò decine di piloti, di cui quasi tutti diventarono comandanti.
Entrammo in Alitalia col mio gruppo nel 16 maggio del 1958. Un'Alitalia ancora un po' bonacciona, ancora un po' a conduzione familiare, perlomeno l'Alitalia degli ingegneri Belani, padre e padrone. Però l'anno prima, proprio a settembre, c'era stata la fusione con la LAI e quindi si presentavano scenari nuovi e soprattutto possibilità anche industriali. Restava un retaggio del vecchio modo di volare. Quando andavamo, che so io, in Sud America, i comandanti che erano stati da quelle parti prima della guerra facevano una fonia in portoghese con i brasiliani, oppure c'era il rito di firmare l'attestato di battesimo dell'aria, cioè c'erano dei diplomi che davamo a bordo, firmati dal comandante, che testimoniavano il primo volo di qualcuno, il battesimo dell'aria. La stessa cosa per il passaggio dall'equatore. E poi le abitudini operative. Il decollo dal Cairo era obbligatorio fare il giro sulle piramidi, d'accordo con i controllori ovviamente del traffico, che anzi erano orgogliosi che noi potessimo vedere le meraviglie delle piramidi di Giza e della Sfinge. Oppure il decollo da Nairobi, quando andando a sud verso Salisbury, l'attuale Harare, era obbligatorio fare un 360 sul Kilimangiaro. Era un modo diverso di volare, ma che era ancora pregno di tanti valori di umanità e di solidarietà fra gli equipaggi. Poi via via la cosa è diventata ovviamente di tipo più industriale e tutto è diventato un po' indubbiamente più sicuro, più certo, ma anche meno attraente dal punto di vista umano. L'Alitalia dell'epoca aveva come base d'armamento Roma Ciampino. Le aule dell'addestramento erano ricavate, 2 aule dell'addestramento ricavate sotto una tettoia dell'hangar principale dove c'erano le manutenzioni. E noi, appena arrivati dall'aeronautica militare, facciamo il passaggio sul DC-6 con i comandanti dell'epoca, Orlandini, Lizzani, questi mezzi boost che guardavamo da lontano, però pieni di umanità anche loro. L'avevamo chiamata all'epoca dei cardinali, a parte quelli che ho nominato, Valentino Pivetti, che era stato pilota di Casa Reale, Aldo Taik, aiutante di volo del Duca d'Aosta, che lo ha seguito per tutta la sfortunata vicenda africana, e poi Ugo Drago, l'asso dell'aria, accreditato di 24 abbattimenti, veramente dei personaggi con cui era bello volare anche se erano un po' intimidenti. Poi c'erano quelli un po' più scanzonati, ricordo Luigi Balletti, era un grande viveur, un volo alla fine del 59, volo Roma-Milano-Parigi, 2 giorni di sosta a Parigi, poi Parigi-Shannon, al solito, e New York. Il ritorno era il 29 di dicembre ed era sul percorso inverso, New York-Parigi, solo che in partenza da New York ci avevano detto: guardi comandante, nulla da fare, Orly è chiuso a tappo, quindi si prepari a fare un sacco di carburante per dirottare. Sì, sì, dice tranquillamente. E difatti, fin da metà Atlantico il bollettino confermava calma di vento, temperature dew point uguali, ceiling 0, visibilità dai 100 ai 150 metri, cosa che per la strumentazione del 17 dell'epoca era assolutamente proibitivo. Tant'è che tutti noi dell'equipaggio aspettavamo che, arrivati in contatto con il controllo di Parigi, venisse chiesto il dirottamento per Nizza come era previsto. E invece no, Balletti fece segno con la mano e iniziò la discesa. Ci agganciammo prima a un paio di beacon traballanti e poi in fase finale al GCA. Continuavano a darci visibilità 100-150 metri, ceiling 0. Eravamo tutti esterrefatti fuori dal finestrino, questa bambagia nella quale eravamo avvolti. Riuscimmo a toccare terra. All'ultimo momento si vide la pista un po' a sinistra, una spedalata, contromanovra con gli alettoni e atterrò. Tutti felici. Soprattutto i passeggeri che erano destinati a Parigi, ma più di loro anche il comandante Balletti, che ha fatto quell'atterraggio per venire a ritirare il grosso cesto di ostriche che aveva ordinato alla partenza e che gli servivano per il cenone di Capodanno.
fatto il passaggio sul DC-6 poi venimmo impiegati sul DC-7 perché parlavamo l'inglese e quindi le nuove linee, soprattutto per il Nord America, avevano bisogno di gente che avesse familiarità con gli standard operativi internazionali e con la fonia in lingua inglese, che noi conseguimmo come brevetto proprio a seguito del corso base fatto all'Alitalia, corso che ci conseguì, per il quale conseguimmo il brevetto di navigatore di prima classe e appunto di fonia in lingua inglese. Ricordi di quel periodo tanti, soprattutto belli, quelli legati al fatto che l'azienda, l'Alitalia, ogni stagione apriva delle linee nuove, arrivavano aeroplani nuovi, e anche la nostra carriera andò avanti molto rapidamente. Io feci il corso comando nel 65, quindi 6 anni dopo l'assunzione. Ma anche prima, da secondo di seconda, secondo di prima, primo ufficiale sugli aerei di lungo raggio, era tutto un modo di collaborare a un'azienda che giorno per giorno diventava sempre più grande, tanto che nel 1964 l'Alitalia era al 7° posto per i collegamenti internazionali del mondo. C'erano gli aeroplani dell'epoca, come dico, erano soprattutto DC-6 e DC-7, parlo del lungo raggio. Sul corto raggio c'era il Convair, poi venne quella macchina bellissima su cui io presi il comando, che era il Viscount. Eravamo alla soglia degli anni, all'inizio degli anni 60. La Douglas non credeva all'avvento di jet, perlomeno così rapido, per il trasporto aereo commerciale, mentre la Boeing, che aveva già messo in linea il 707, dimostrò il contrario. Per cui la Douglas si trovò un po' sfasata, tanto che aveva messo sul mercato, e l'Alitalia, affezionata ai prodotti Douglas, l'aveva subito comprato, il DC-7C, Seven Seas, motori compound raffinatissimi, però con un tallone d'Achille, che era quello della carburazione in quota, cioè l'impoverimento della miscela dei motori Pratt & Whitney del DC-7 doveva essere fatto a mano dai motoristi. Era un'operazione delicatissima, chiamata drop, che non sempre riusciva, anche se all'Alitalia i tecnici di volo, i motoristi dell'epoca erano straordinariamente bravi, tanto che la Douglas mandò degli ispettori per vedere come mai i nostri motori resistevano molto più di quelli delle altre compagnie, però anche a noi capitava ogni tanto di partire con 4 motori e rientrare alla base con 3, con 1 in bandiera. Niente di straordinario, ma certo tanto valse a battezzare il quadrimatore più avanzato della flotta Douglas come il più bel trimotore della Douglas. Ci sono stati anche fatti ovviamente meno esaltanti, gli incidenti. Il tasso di incidenti era ancora abbastanza elevato in aviazione commerciale. L'Alitalia, ricordo l'episodio di Shannon, era il 26 febbraio del 1960, io ero di riserva, venni chiamato alla notte e disse: guardi, deve partire per un volo di recupero per Shannon. Mi venne a prendere l'ufficio automezzi dell'Alitalia, mi trovai a bordo di un DC-6 con il comandante Raffaele Crucioli e il primo ufficiale Attilio Di Gloria. Destinazione Shannon, recupero del volo. Di che volo? Di un volo del DC-7I Duvo, che aveva avuto un incidente in decollo da Shannon per Boston. Incidente gravissimo. Quando arrivammo sull'aeroporto di Shannon ci venne incontro il caposcalo, si chiamava Duffy, un vero irlandese, i capelli rossi, ricordo. Tutti morti, comandante, tutti morti. Non era proprio così, perché qualcuno era sopravvissuto, tra cui anche un assistente di volo che si trovava nella parte posteriore della carlinga. Dopo un po' ritornò questo Duffy assieme al coroner con una jeep. Disse: comandante, vogliono che qualcuno dell'equipaggio vada a riconoscere
i membri dell'equipaggio deceduti. Il comandante Crucioli fece un cenno con la testa al primo ufficiale. Il primo ufficiale si rivolse a me e disse: vai tu che parli meglio l'inglese. Così mi ritrovai su una campagnola assieme a questo coroner e a un agente, mi pare, attraverso quelle colline poco fuori dall'aeroporto fino alla località di Clonlogan Church, una chiesetta in cima alla collina con vicino un cimitero su cui si era infranto il nostro DC-7 carico di benzina avio. Tombe sconvolte, immaginatevi veramente un cimitero dentro un cimitero, una chiesetta devastata, e fuori c'era anche un gregge di pecore carbonizzato, me le ricordo ancora quelle gambe per aria. Riconobbi il comandante Gentile, il comandante Prato, il mio collega di corso Gazzotti, Gallo. Ritornai in aeroporto piangendo. Fortunatamente non tutti gli incidenti finivano in maniera tragica come questo. Difatti ci fu un altro che, per quanto pericoloso fosse e per le conseguenze che in altri casi aveva provocato, con noi si concluse in maniera direi abbastanza simpatica. Ero già diventato un navigatore titolare, insomma, mi sentivo. E c'era Parigi, Boston, New York. Al largo, ormai avevamo cominciato la traversata atlantica, eravamo circa 100 miglia a ovest di Shannon. A un certo punto il motore numero 2 andò in supergiri, overspeed. Questo motore impazzito, quest'elica impazzita che girava, fuoco dal mozzo dell'elica, i tecnici di volo, il comandante era Schreiber, Corrado Schreiber, il primo ufficiale Spina e i due tecnici di volo, Poletti e Castiglioni, s'affannavano per cercare di mettere in bandiera questa elica, però il metallo fuso aveva bloccato i canaletti di invio dell'olio aerodinamico che metteva l'elica in bandiera, per cui s'affannavano senza risultati. Mi chiesero di fare il punto, che feci con il Loran, e detti la prova di rientro a Shannon, mentre il marconista Brancaccio chiamava il Mayday e allertava il controllo prima oceanico e poi domestico di Shannon. A un certo punto l'aeroplano faceva dei sobbalzi, sembrava un cavallo in un rodeo, non si poteva tenere da nessuna parte, magari il comandante e Spina ci provassero in tutte le maniere. A un certo punto, di botto, l'elica si staccò e cadde a mare. Il fuoco continuava a venire fuori, questo metallo fuso, per cui non era pensabile fare scarico rapido del carburante, benzina avio infiammabilissima. Per cui rientrammo a Shannon, l'atterraggio venne fatto in maniera impeccabile e arrivammo al parcheggio ancora con il mozzo del motore numero 2 che eruttava metallo incandescente. Scendemmo alla luce delle torce, era notte, tutto di notte questo. Alla luce delle torce vedemmo che l'elica cadendo aveva fatto una striatura sulla parte esterna dell'aeroplano e poi sapemmo che in altri casi l'elica era stata meno educata e aveva infranto addirittura la cabina facendo precipitare un Constellation, se ricordo bene, e un altro DC-7. Con il far del giorno ci rendemmo conto di come era ridotto quel motore. Restammo 2 giorni a Shannon, mentre passeggeri e assistenti di volo, ricordo il caposteward Crivelli e le signorine Acqua e Prezzolini, avevano proseguito il volo per New York con un aeroplano che nel frattempo era arrivato da Roma. Sullo stesso aeroplano c'erano i tecnici che sono sbarcati per aiutarci, guidati dall'ingegnere Ernesto Eula. È un po' strano ricordarlo, ma quei tecnici riuscirono a limare l'elica del motore numero 1 che era stata scalfita dalla compagna quando si era staccato, poi imbragarono quel motore con delle catene comprate in un negozio di ferramenta a Limerick, il paesino lì vicino. E in questa maniera, a 3 motori, rientrammo a Roma in volo Ferry Flight.
Fummo fortunati, ma anche il comandante e gli altri dell'equipaggio si comportarono in maniera egregia. A me, come navigatore di ruolo, ma che aveva fatto un punto impeccabile, venne concesso di scegliere la marca dello champagne per brindare allo scampato pericolo. Un altro incidente conclusosi in maniera assolutamente felice, anche se le premesse, capitò a me da comandante sul B727. Facevo parte dei primi 5 equipaggi abilitati alla macchina, nuova per l'Alitalia, anche se altre compagnie la usavano già da qualche anno. Le macchine nuove, si sa, al momento dell'ingresso in linea hanno qualche difetto, il rodaggio, li chiamano i disturbi da dentizione. Quello che capitò a me però fu qualcosa di più di una carie. Volo Atene-Roma d'inverno in alta quota, arrivati su Teano chiediamo la discesa per Fiumicino, a un certo punto l'aeroplano si mette in picchiata, barber pool, tutte le suonerie a bordo, pilota staccato, io e il secondo a tirare per tenere questo aeroplano. Insomma, siamo atterrati, ma dopo una via crucis veramente di sobbalzi e con l'aeroplano con apparentemente i piani di coda bloccati. Naturalmente, appena sbarcati i passeggeri, chiamai l'ingegnere di servizio e gli dissi della gravità dell'accaduto e feci anche ovviamente il rapporto sul quaderno tecnico di bordo. La sera a casa mi chiamò l'ingegnere di servizio e disse: ma è sicuro, comandante, guardi che noi non troviamo niente, eccetera. Sicuro sì, provavo ancora un po' l'emozione, diciamo così, di quell'atterraggio veramente drammatico. Il giorno dopo nuovi controlli, fecero il volo officina e l'aeroplano risultava assolutamente perfetto. Non è che passassi per visionario, ma insomma la cosa era abbastanza misteriosa. Fortunatamente, in un certo senso, capitò la stessa cosa una settimana dopo su un Roma-Parigi al collega Arnaudo. Fortunatamente dico perché l'atterraggio drammatico, critico, lui lo fece a Orly, dove avevamo anche l'assistenza dei meccanici dell'Air France, che avevano questo aeroplano molto tempo prima di noi. Ah, dice, sì, dice il meccanico. È successo anche a noi ai primi tempi. Sa, quando si vola in alta quota, temperature rigide per molto tempo, il grasso che è messo attorno alla vite senza fine, attorno al quale agisce il comando per i piani per l'equilibratore e i piani di profondità, si congela e quindi si fa un blocco unico che apparentemente non consente di muovere la superficie. Poi naturalmente scendendo e a terra il grasso diventa di nuovo vischioso, eccetera, e quindi delitto perfetto in sostanza. Ecco, bastava cambiare il grasso, come è stato fatto, e l'episodio non si ripete più. Nella vita di un pilota di linea, ogni volo è diverso dall'altro, perché situazioni meteorologiche, situazioni operative, passeggeri. È per quello che la nostra vita forse io la trovo interessante, inimitabile. Noi non troveremo mai un pilota che dice domani vado a lavorare, il pilota dice domani vado in volo. È una differenziazione non secondaria. E tra le variabili, ovviamente, ci sono anche le situazioni un po' particolari legate ai passeggeri, legate un fatto che risale al 1959. Io ero appena stato abilitato come navigatore sulle linee del Nord Atlantico. Avevo conseguito il brevetto di navigatore di prima classe, ero stato abilitato dopo 3 voli sul Nord Atlantico e quindi mi sentivo pronto ad affrontare i misteri e le trappole della traversata oceanica. Uno dei voli importanti dell'Alitalia da allora era la New York via Milano-Parigi. Poi dopo Parigi lo scalo obbligato tecnico era Shannon. L'equipaggio che partiva da Roma operava Roma, Milano, Parigi, scendeva, veniva sostituito dall'equipaggio che era in sosta e secondo la tecnica dell'avvicinamento a spinta che continuava per New York. Appunto ero navigatore,
Roma, Milano, Parigi, ragazzo di bottega a mettere a posto le cartine, a leggere i checklist, eccetera, ma dopo Parigi sarebbe continuato il volo e io avrei avuto il mio ruolo portante. Badi bene che quell'equipaggio del 17 erano formati all'epoca da 7 persone, un comandante, un primo ufficiale, un terzo pilota, un pilota navigatore, 2 motoristi e un marconista o radiotelegrafista. Per cui, non essendoci posti in cabina sufficienti per tutti i 7, veniva riservato agli extra membri di equipaggio il salottino, cioè un'area proprio posta alle spalle della cabina di pilotaggio, che è destinata originariamente ai passeggeri di prima classe che potevano venire a distrarsi con 4 poltrone cinturate, ma che nei casi operativi dell'Alitalia sui voli di lungo raggio erano riservate invece agli equipaggi. Parigi, dopo 2 giorni, niente male, mi presento in perfetta uniforme, fresco perché il volo poi si svolgeva durante la notte, e pronto per il pick-up quando il comandante mi chiama e mi dice: senta Pellegrino, lei non viene con noi. Come comandante? Ma allora il punto, la navigazione, il punto di non ritorno? No, guardi, mi ha telefonato il caposcalo che ha venduto i 2 posti del salottino, anche il suo, a dei passeggeri, per cui, ma non si preoccupi, la riprendiamo al ritorno. Volare a quei tempi significava anche andare in posti remoti, quasi fuori dal mondo. Uno di questi era senza dubbio l'isola del Sale, nell'arcipelago del Capoverde, dove l'Alitalia riprese ad operare all'inizio degli anni 50. Ma questa del Sale è una storia, perché quell'aeroporto è stato fatto dagli italiani in maniera assolutamente esemplare. Nel 1938 il cosiddetto Rail dei Sorci Verdi con la SM79, stabilendo il percorso da Dakar a Natal e poi Rio, dimostrò che anche il terrestre, un velivolo terrestre, poteva fare la traversata del Sud Atlantico. Però 38-39 si avvicinava il periodo del conflitto mondiale e la Francia, che aveva il protettorato del Senegal, Dakar, non concesse i diritti di transito a aeroplani commerciali italiani in Senegal. Che fare? Partì un S-79 per Lisbona, Biseo era il presidente della Lati, c'era Bruno Mussolini, il figlio del duce, ottennero da Salazar, che era il presidente e dittatore del Portogallo, i diritti di atterraggio in qualunque porto delle isole del Capoverde o della Guinea-Bissau, che era protettorato portoghese. Detto fatto, partirono prima degli aerei in ricognizione che identificarono l'isola del Sale come il posto più occidentale e idoneo per fare un aeroporto. Nel giro di 6 mesi venne costruito un aeroporto intercontinentale, era in pista in terra battuta, ma con un hangar, una stazione meteorologica, un radiofaro che aveva circa 100 miglia di portata, con navi che partivano dall'Italia con personale, materiale, legno, in sostanza fecero questo aeroporto con anche un albergo per gli equipaggi, il famoso Hotel Atlantico, lo capiamo. Tutto questo prima della guerra, e venne utilizzato dalla Lati fino al 1941 e quindi l'entrata in guerra del Brasile congelò le linee su quel settore. L'isola del Sale riprese quota nel dopoguerra, dapprima con la Lati stessa, la nuova Lati, fino al 1949, poi con l'assunzione della Lati in Alitalia, la stessa Alitalia che riprese a volare da quelle parti, fino all'avvento ovviamente degli aeroplani a getto che praticamente escluse. Dell'isola del Sale si tornò a parlare quando per motivi di apartheid delle linee sudafricane, alle linee del Sudafrica era proibito il sorvolo dei territori africani, per cui uscivano sulla linea per Londra, Johannesburg-Londra, passavano all'isola del Sale, quindi venne rivitalizzata, e poi per altri voli di altro tipo so che l'aeronautica militare italiana l'ha riutilizzata parecchie volte. Frequentando la contessa Maria Fede Caproni,
scoprì un giorno che nella sua biblioteca c'era un album di fotografie legate alla costruzione dell'aeroporto dell'Isola del Sale, con questa epopea anteguerra. E quindi ci venne in mente di celebrare il 50° anniversario di quell'avvenimento, anzi il 60° perché eravamo nel 1999. Poi i tempi facciamo un comitato celebrativo, io curai anche la pubblicazione di un libro rievocativo con quelle foto e altre testimonianze, ma soprattutto l'ambasciatore in Italia del Capo Verde, persona squisita, che ovviamente interpellammo e che faceva parte del comitato organizzatore, invitò il nostro comitato all'Isola del Sale per celebrare, tant'è che facemmo anche una targa marmorea, 140 kg, me la portai dal Trentino in macchina fino a Roma. La targa fu benedetta a Roma alla chiesa della Madonna di Loreto e poi fu spedita all'Isola del Sale, dove nell'occasione della nostra visita, il 31 maggio del 2001, venne affissa sulla parete esterna dell'aeroporto di Espargos, l'aeroporto dell'Isola del Sale. Ci fu una settimana intensa di festeggiamenti, l'isola era tappezzata di quei manifesti e degli striscioni di benvenuto, perché i capoverdiani, quando hanno scoperto che l'aeroporto, cioè una delle ragioni di vita della loro comunità, era stato fatto dagli italiani e non da quei portoghesi che erano stati i duri colonizzatori, cioè erano in festa, ci hanno voluto un sacco di bene, un sacco di feste. Fu in occasione di una di queste cerimonie pubbliche. C'era anche il capostato maggiore Arpino con noi, c'era Vincenzino, quello del quinto reparto, c'era una bella delegazione in occasione di uno di questi incontri fatto dal presidente, perché ogni isola ha un suo presidente, poi c'è il capo del governo centrale. Il presidente dell'Isola del Sale, presente lui, io ricordai che quando atterravamo all'Isola del Sale, o venendo dall'Europa o venendo dal Venezuela o dal Brasile, una volta alla settimana in maniera alternata, le caramelle che per consuetudine si davano ai passeggeri per deglutire, per compensare durante la salita o la discesa eventuali vuoti timpanici, non le davamo mai ai passeggeri, perché le conservavamo per dare proprio ai ragazzini di questo villaggio vicino all'aeroporto, che ufficialmente si chiama Espargos, ma che noi chiamavamo Pigrizia, e ai ragazzini col ventre gonfio che stavano sulla spalla. E venne interrotto dal presidente dell'Isola del Sale, che disse, e uno di quei ragazzini ero io. L'Alitalia degli anni 60 era ancora a conduzione familiare, i vecchi comandanti e i dirigenti dell'Alitalia si conoscevano da prima della guerra e quindi ha avuto bisogno di un ammodernamento. Così anche il sindacato, o perlomeno l'associazione professionale, ANPAC, a nostro giudizio, a giudizio di noi giovani dell'epoca, aveva bisogno di un rinnovamento. L'ANPAC è stata la prima associazione sindacale autonoma in Italia. Tutti i lavoratori dagli anni 46-47 facevano parte della grande CGIL, la grande Confederazione Generale del Lavoro, di Vittorio, eccetera. I piloti, proprio per questo loro dover operare in termini internazionali e quindi aderenti all'IFALPA, Federazione Mondiale, si staccarono e fondarono nel 1950-51 l'ANPAC, che fu la prima associazione sindacale autonoma in Italia, sindacale e professionale, sullo schema del trade unionismo di stampo anglosassone, tant'è che l'organo qualificante dell'ANPAC era la commissione tecnica, però sempre, come dico, in termini così, sottomessi forse alla dirigenza aziendale. L'avvento di noi giovani propose la parabola del fiume, cioè l'azienda è un fiume che bagna due sponde. Da un lato c'è la dirigenza dell'azienda
e dall'altra parte il sindacato. Sono due sponde attraverso le quali deve fluire. È una parabola che giocavamo spesso, che citavamo spesso proprio per convincere anche l'azienda che se ci prendiamo certe posizioni non erano sempre o del tutto egoistiche. Tant'è che appunto lavorammo parecchio in accordo con l'azienda. Quando fu ricordato da altri, si passò dalla paga a chilometro alla paga oraria, adeguandola allo standard internazionale, quando venne adottata la lista d'anzianità, quando proponemmo e attuammo il minimo garantito, cioè la vita del pilota, sì, è fatta in linea, eccetera, ma è fatta anche di frequenti corsi di addestramento, di passaggi macchine, eccetera. Quindi siccome la paga era lo stipendio e l'indennità oraria, quando eravamo sottratti all'impegno di linea e quindi la nostra paga mensile diminuiva drasticamente, quindi concordammo un minimo garantito comunque anche in caso di addestramenti o comunque di non frequenza di linea per motivi di necessità aziendale. Poi attuammo per esempio il concordato turni, cioè l'azienda stagione per stagione diceva io ho questo target in questo settore, devo fare un tot ore di volo, migliaia di ore di volo su questo settore. Come? Vediamo assieme. Ecco che il rappresentante di settore all'inizio di ogni stagione andava e concordava, per esempio limitare le tratte giornaliere se con partenza prima delle 6, sul lungo raggio calibrare i voli in modo che fare un volo verso, che so io, Roma-Los Angeles e ritorno e dopo 2 giorni a Roma fare una a Tokyo era massacrante, quindi perlomeno fare per un certo periodo voli sulle stesse direttive oppure intercalare un volo per meridiano tipo Johannesburg. Ecco, tutto questo per migliorare le condizioni di lavoro e ovviamente garantire una maggiore sicurezza, che era un po' il target, credo, comune nostro dell'azienda. È chiaro che poi accanto a questo c'era anche la rivendicazione, diciamo, salariale, il fatto che i piloti italiani sono stati per molti anni al di sotto della media europea come paga, per cui quando capimmo che la nostra forza era sufficiente e che soprattutto le disponibilità dell'azienda lo consentivano, facemmo anche delle prove di forza non indifferenti per aumentare il monte retributivo dei piloti. Questo nostro ruolo però infastidì, o meglio, le confederazioni sindacali, o meglio, ci fu all'inizio degli anni 70 la cosiddetta svolta dell'EUR, guidata dalla CGIL. Le 3 confederazioni ideologiche di partito, CGIL e CISL-UIL, sposarono la filosofia dei contratti unici. Contratto unico della scuola venne fatto, contratto unico della sanità venne fatto, si puntava al contratto unico dei trasporti. Uno degli scogli era la presenza degli autonomi nei trasporti e nel trasporto aereo in particolare l'ANPAC. Tant'è che alcuni miei colleghi, animati ideologicamente, aderirono alla confederazione sindacale CGIL, che creò un sindacato ad hoc chiamato FULAT. Questo accreditava anche le confederazioni sindacali a trattare il contratto dei piloti. Prima non avevano rappresentatività, con questa FULAT avevano acquistato la rappresentatività. E ci fu un anno e mezzo di schermaglie, con tentativo addirittura del governo dell'epoca, al Ministero del Lavoro c'era l'onorevole Toros, di firmare separatamente con la FULAT il contratto dei piloti, per cui noi... E lì nacque questa nostra resistenza ad oltranza, appoggiata dalla Federazione Mondiale dei Piloti, che venne anche in Italia. Ad Acapulco ci fu un'assemblea mondiale della federazione che votò l'impegno a boicottare gli scali italiani se ai piloti dell'ANPAC non fosse stata concessa la rappresentatività che avevano. Ci fu una cosa molto grossa
E noi dal canto nostro ci difendemmo facendo scioperi anche in maniera improvvisa. Lei ha ricordato questo appellativo giornalistico di Aquila Selvaggia, ma diciamo avevamo modo di cercavamo prima di avvisare il massimo numero di passeggeri per rendere meno traumatico il nostro operato, però sfoderammo veramente unghie e denti. E alla fine, con il nuovo ministro del lavoro, che fu la signora Anselmi, dopo una notte di trattative io firmai il contratto separato, mantenuto il contratto separato dei piloti, accettando il compenso economico uguale per tutti gli altri lavoratori, 20.000 lire uguale per tutti, per cui dimostrammo che la nostra lotta era una lotta soprattutto di principio. Queste 20.000 lire addirittura le devolvemmo a favore di aumentare il trasporto equipaggi a quegli equipaggi del corto raggio e assistenti di volo che non l'avevano, e quindi ne uscimmo, a mio giudizio, bene, con riconoscimento anche della nostra federazione internazionale, che anche qui un aneddoto, a un certo punto, in mezzo a questa grande bagarre, prima della conferenza di Acapulco, per rendersi conto della situazione, venne in Italia il presidente e i due vicepresidenti dell'IFALPA. Il presidente era O'Grady, irlandese, i due vicepresidenti, uno era canadese e uno era di Hong Kong. E andammo dal ministro dei trasporti Martinelli. A parte il fatto che in tutto il Ministero dei Trasporti non si trovava un interprete che potesse così. Comunque, fortunatamente c'era il segretario dell'ANPAC, Bruno D'Alba, che si offerse interessatamente di fare da interprete. E una delle domande che questi rappresentanti internazionali fecero al ministro dice: ma secondo lei, signor ministro, i piloti italiani hanno diritto di fare quello che vogliono, quelli che stanno facendo? E il ministro: sì, ha il loro diritto, un diritto costituzionale alla libertà, però sa, in Italia, e faceva così con la mano, quei tre anglosassoni che lo guardavano allucinati. Ecco, dopodiché Acapulco la conferenza votò questa delibera che ho ricordato prima di boicottaggio degli scali italiani qualora non fosse stata garantita la libertà costituzionalmente prevista per i piloti italiani, libera associazione, libera possibilità contrattuale. Con la firma del contratto separato anche la FULA si sciolse perché non aveva più lo scopo di esistere, e l'ANPAC rimase per lungo tempo l'unica sottoscrittrice del contratto di categoria dei piloti di linea italiani. L'ANPAC ha avuto dei meriti, a mio giudizio, non solo sul piano sindacale, ma soprattutto sul piano professionale. Appunto, noi eravamo fieri del nostro ruolo, tanto da intervenire sia in materia di aeroporti. Ricordo che dopo l'incidente di Palermo, 5 maggio 1972, alle 10 di sera arriva fulminea la notizia: il nostro DC-8 in servizio tra Roma e Palermo si è infranto sul costone di Montagna Longa. Io ero presidente dell'ANPAC, per cui la mattina dopo, quel primo volo, sono arrivato a Palermo e sono stato accompagnato su queste pietraie dove il DC-8 si era infranto, bruciando completamente, annullando la vita di 115 passeggeri, compresi i membri d'equipaggio. Membri d'equipaggio che poi dovetti dolorosamente riconoscere all'Istituto di Medicina Legale di Palermo. L'incidente dovuto alla carenza di radioassistenze e di assistenza al volo. Noi operavamo con aeroplani molto avanzati in un sistema strutturale degli aeroporti italiani ancora deficiente. Da lì nacque la protesta sacrosanta dei piloti di linea italiani, che si rifiutarono da quel momento di atterrare negli scali nazionali se non fossero garantite le condizioni di massima visibilità. Noi facciamo la campagna degli aeroporti deficienti, cioè istruimmo la commissione tecnica dell'ANPAC, istruì i propri comandanti a non operare in certi aeroporti, critici ovviamente, se non con minimi VFR.
cioè non davamo più credito alle radioassistenze carentissime, tant'è che si mise in moto tutto un provvedimento. La nona commissione parlamentare fece un'indagine conoscitiva sullo stato dell'aviazione civile italiana, alla fine della quale venne approvata una legge, la 825 del 1973, per provvedimenti urgenti e indispensabili a favore degli aeroporti civili italiani. Un primo stanziamento di 800 milioni e poi seguivano stanziamenti successivi. Questo è una delle tante medaglie professionali che possono essere messe sul medagliere dell'ANPAC. E poi, dopo l'incidente del 18 su Beirut, non so se ve lo ricordate, nel 1970, un DC-8 nostro che veniva da Teheran a Roma, sui cieli di Beirut venne colpito da un missile, cioè un missile aria-aria che entrò nell'ala del DC-8 di Pizzo, comandante Pizzo, una persona squisitissima, che atterrò d'emergenza a Beirut. Ecco, anche lì noi ponemmo, dopo questo episodio fortunatissimamente conclusosi, ponemmo dei vincoli per le operazioni in territorio malsicuro, cioè visto che tra l'altro le assicurazioni degli aeroplani non proteggono in caso di azioni in territorio malsicuri o per calamità naturali eccetera, ponemmo dei vincoli ben precisi e addirittura boicottammo i collegamenti con Medio Oriente fin tanto che non finì quella guerra guerricciola del Golfo che fortunatamente finì una quarantina di giorni dopo, ma intanto noi non avevamo sospeso i collegamenti per Siria, Giordania, Libano e Israele. Venne chiamato da Moro, all'epoca era Presidente del Consiglio, l'onorevole Moro, venne chiamato più volte per dire ma perché non sospendete questo sciopero? E dico faccia finire la guerra, Presidente. Un altro aneddoto invece più avanti, sempre legato a operazioni in zone malsicure. A un certo punto ci fu la rivoluzione comeista, cosiddetta in Iran. C'era la guerra Iran-Iraq e l'Alitalia, il Ministero degli Esteri, chiese all'Alitalia una serie di voli noleggiati per sgombrare la comunità italiana e europea da Teheran. Io come Presidente dell'ANPAC all'epoca pretesi dalla compagnia l'aumento e l'estensione dell'assicurazione per gli equipaggi impiegati e comunque operazioni solo su base volontaria. Dopodiché mi misi primo fra i volontari e feci il primo volo su Teheran, carico di carburante di giorno, carico di carburante pronto a dirottare in qualunque altra cosa e fino all'arrivo a Teheran fu tutto tranquillo. Durante la sosta due cose, intanto un bombardamento di aeroplani iracheni, io me ne accorsi perché le contraerea della difesa dell'aeroporto cominciò a sparare, però i bombardamenti, cioè le bombe, cadevano a distanza di tantissimi chilometri, vedevamo il fumo, quindi o sbagliavano a bombardare oppure stavano bombardando un bersaglio diverso da quello dell'aeroporto. E poi a un certo punto l'irruzione di 4-5 individui barbuti che mi imposero di dire alle hostess di rientrare immediatamente, erano sulla scaletta a guardare, di rientrare subito perché non avevano il chador e quindi non era loro ammesso mettere il naso fuori dall'aeroplano, cosa che acconsentì immediatamente, con garbo, e mi chiesero anche se potevano distribuire alcuni libretti e io acconsentii altrettanto garbatamente che distribuissero pure, purché se ne andassero in fretta. Cosa che avvenne e appena finito quel bombardamento decollammo e rientrammo felicemente a Roma. Io mi sono interessato di sicurezza dal 2000 al 2006 quando sono stato il coordinatore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. È capitato il più grave incidente dell'aviazione civile italiana, cioè la collisione al suolo a Linate tra un DC-9, un MD-80 della SAS e un Cessna, un aeroplano dell'aviazione generale. E anche lì, dalla mattina di quel giorno, io ero a Linate a coordinare le operazioni di indagine
abbiamo 2 investigatori all'epoca, tra cui il comandante Cagnoni, investigatore incaricato che svolse gran parte delle azioni peritali. E io come coordinatore dell'agenzia mantenni sia il coordinamento interno sia le comunicazioni, ero anche il portavoce dell'agenzia, quindi stabilimmo, grazie alla collaborazione del direttore dell'aeroporto di Linate, stabilimmo un centro di informazioni all'interno dell'aeroporto, per cui io periodicamente informavo gli organi di informazione dello sviluppo delle indagini, che purtroppo non hanno aggiunto nulla a quello che si era subito capito, cioè un'invasione anomala non prevista dell'aeroplano dell'aviazione generale, mentre c'era in corso un decollo dell'M-80 della SAS. La collisione è stata inevitabile, la visibilità era intorno ai 200 metri, quindi quando il pilota della SAS ha intuito che davanti a lui c'era un ostacolo, ha cercato di evitarlo, ma la velocità è ancora troppo ridotta, per cui ha impattato ed è addirittura finito nella zona di smistamento bagagli, dove sono morte altre 2 persone al suolo. 118 morti, la più grave sciagura dell'aviazione civile italiana. Tutti i giudizi penali fino al massimo della Corte di Cassazione hanno concluso escludendo qualsiasi battaglia aerea, qualsiasi missile, qualsiasi cosa del genere. Ciò nonostante, la campagna informativa precedente, distorta, e una incongrua sentenza di un giudice civile seguente, avvenuta qualche anno fa, hanno riproposto la tesi del missile, che non ha nessun fondamento tecnico, nessun riscontro oggettivo ed fa parte solo della mitologia che purtroppo si è creata in Italia. Quindi, secondo il giudizio unanime della commissione peritale, tra cui c'erano i massimi esperti mondiali, da Goran Lilia, lo svedese, a Frank Taylor, quello che ha fatto l'indagine per il Pan Am su 10, concordano nel dire che l'incidente è avvenuto per lo scoppio di un ordigno situato nella toilette posteriore destra. Non c'è altro riscontro tecnico obiettivo. Rimane poi un altro fatto. In Italia si continua a parlare, anche le forze politiche che dovrebbero intervenire a chiarire la cosa, di missile. Ma se è stato un missile, perché è lo Stato italiano che paga? Se è stato un missile, qualcuno l'ha tirato e il responsabile di chi ha fatto questa azione dovrebbe pagare. Non solo, ma c'è poi un altro obbligo. Lo Stato italiano, come firmatario della Convenzione ICAO, ha l'obbligo di trasmettere all'ADREP dell'ICAO il final report di ogni incidente aereo avvenuto nell'area di competenza. Ecco, lo Stato italiano non ha mai mandato a Montreal il final report degli incidenti Itavia. Ecco, quindi siamo di fronte a una serie di omissioni, di carenze e di interessi particolari, purtroppo, che fanno danno alla giustizia prima di tutto, non rendono merito a chi ha dato il proprio contributo tecnico disinteressato e continuano a portare avanti questa mistificazione che è un grosso inganno e un danno per tutti. Per l'Alitalia dal 61 in poi c'è stato un continuo crescere, un continuo allargarsi, progredire, moltiplicare le linee, aumentare la flotta. Ed era bello sentirsi parte di questo meccanismo che purtroppo cominciò a incepparsi per vari motivi. All'inizio degli anni 90, ricorderete, ci fu quel fenomeno sacrosanto, dico io, della liberalizzazione, prima negli Stati Uniti, poi. Quindi una liberalizzazione a livello mondiale, sposata dalla comunità europea ovviamente, che fece cessare il regime degli accordi bilaterali, cosiddetto il Trattato delle Bermuda, che valeva dalla fine della guerra in sostanza, per cui ogni Stato nominava una propria compagnia di bandiera. L'Alitalia venne investita di questo ruolo con decreto ministeriale del 1963 e questa compagnia aveva praticamente il monopolio di tutti i collegamenti da e per posti
a questa compagnia, allo Stato collegato, spettava di indicare la propria compagnia di bandiera per avere un ugual numero di voli, di toccate, di posti disponibili. Una cosa abbastanza limitativa, tant'è, per esempio, un aneddoto, visto che il Venezuela aveva aeroplani di capacità inferiore a quelli dell'Alitalia e l'Alitalia non poteva caricare più passeggeri di quelli teoricamente caricabili dalla Viasa per venire in Italia, gli escamotage erano che la mattina del volo all'Italia da Caracas un DC-3 portava 40 passeggeri a Curaçao e noi invece di fare Caracas-Roma facciamo Caracas-Curaçao, caricavamo gli extra passeggeri. Ecco, un'ipocrisia che comunque resse fino all'inizio degli anni 90, quando il sistema di liberalizzazione praticamente annullò queste rese di posizione, per cui l'Alitalia, che evidentemente non si era rafforzata convenientemente sul piano commerciale, cominciò a soffrire. L'avvento delle low cost è diventato sempre più prepotente, un accordo addirittura di sposalizio con la KLM non andato in porto. Uno dei capisaldi di questo accordo era di trasformare Malpensa nella grande Malpensa, l'hub del sud Europa. Amsterdam avrebbe dovuto essere l'hub del nord Europa, Malpensa, però per essere l'hub avrebbe dovuto comportare la chiusura o la limitazione di Linate, cosa che politicamente non avvenne. Per cui fra queste due dicotomie, l'incertezza politica dei decreti che andavano e che tornavano, convinse gli olandesi pagarono una grossa penale, ma se ne scapparono via terrorizzati, tant'è che poi si sposarono con le France per questo. Quindi colpe italiane, ecco, non certo da parte degli olandesi che a me risulta fino all'ultimo sono stati leali con le parole date. La vicenda venne vissuta da Ciampella, che era fra i pochi che capiva qualcosa di aviazione, anche perché era nato ai tempi di Ciampino, lo conobbi che era impiegato di scalo a Ciampino. I motivi sono molti. La incapacità italiana di darsi una dirigenza capace, non politicizzata e aggressiva a quel che il mercato giustamente richiede. Il prepotente espandersi delle low cost sul settore di corto raggio, le scelte anche industriali fatte dalle dirigenze all'Italia che sono succedute dal 2000 in avanti. Quando il piano Fenice del 2008 pretendeva addirittura di inseguire le low cost sul settore di corto raggio, io feci una dichiarazione, anzi un'intervista al Corriere della Sera dell'epoca, in cui dicevo, ma mi sembra assurdo che questo gruppo di cose, assoluto questi capitani coraggiosi come vennero chiamati, facciano queste cose assolutamente incongrue rispetto alle richieste del mercato. Quindi un insieme di queste cose e poi ultimamente anche l'Etihad ci ha messo di proprio, perché l'Etihad non è venuta a fare il bene dell'Alitalia. Pensa che tutti gli addestramenti si facevano ad Abu Dhabi, le manutenzioni a New York sono state cedute gratuitamente all'Etihad, le manutenzioni dall'Italia a New York fatte dall'Etihad. Ecco, voglio dire che l'Etihad dal canto suo ha sfruttato l'Alitalia, anche se appariva come benefattore. E quindi incapacità, interessi assolutamente non coincidenti con il futuro di una compagnia. Adesso è molto grave ritornare indietro, non so se ci riusciranno, anche perché i vincoli europei sono abbastanza chiari e quindi un interesse diretto dello Stato dopo anche tutte queste perdite, si parla di miliardi di euro persi in questi ultimi anni, quando pur con un po' di sinusoidi tutte le altre compagnie ci hanno guadagnato. Tutte le altre compagnie sì hanno guadagnato. Il traffico in aumento da tutte le parti, ma non sugli aerei dell'Alitalia. E quindi errori di pianificazione, errori di conduzione, e solo errori o
qualche interesse privato di qualcuno?